Sono Maria Rita Bracchini e sono responsabile dei progetti di cooperazione europea presso la Fondazione Algarden Franchetti Centro Studi Villa Montesca. Nell'ambito di questa funzione mi occupo anche di analisi dei finanziamenti, e il settore dei beni culturali è un settore importante anche per la nostra fondazione. Tra l'altro la sede della nostra fondazione è un bene culturale che va tutelato e anche valorizzato, quindi è un tema di interesse, è un tema caldo anche nell'ambito dell'organizzazione presso cui lavoro. Oggi parliamo proprio di finanziamenti, di sostenibilità economica del settore culturale, quindi non solo dei beni culturali ma di tutto il patrimonio culturale, e verificheremo in dettaglio quali ambiti di finanziamento possono essere attivati, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, in cui il taglio alla spesa pubblica ha fatto soffrire molto il settore di riferimento. È un tema molto ampio, quindi cercherò anche con l'aiuto di uno schema di focalizzare sui punti chiave che possono interessare soprattutto a voi giovani artisti che magari intendete iniziare un'attività, sviluppare un'impresa nel settore di riferimento. In questo momento effettivamente momento di tagli alla spesa pubblica, ma anche momento in cui i finanziamenti privati sono diminuiti drasticamente, il settore vacilla e il patrimonio culturale, soprattutto quello minore, soffre di questo periodo di crisi. Come avviene il finanziamento dei beni culturali in Europa? Ci sono due canali principali, uno che è quello pubblico e poi il finanziamento privato. Andremo a vedere nel dettaglio come si snodano i due tipi di finanziamento e perché è importante che si incrocino per garantire una sostenibilità e per sviluppare forme di sinergia che possono garantire meglio la possibilità di valorizzare, restaurare e promuovere il patrimonio culturale europeo. Partiamo quindi dalle fonti di finanziamento pubbliche per la cultura. Due sono le principali aree di finanziamento: un finanziamento di tipo diretto, attraverso per esempio sovvenzioni, premi o contributi che gli enti pubblici trasferiscono all'ambito dei beni culturali, o un finanziamento di tipo indiretto quando non è previsto uno scambio effettivo di denaro, ma l'adozione di provvedimenti che possono favorire la valorizzazione dei beni culturali attraverso per esempio detrazioni di imposta, riduzione delle aliquote IVA e comunque agevolazioni di tipo fiscali. Nell'ambito pubblico le fonti di finanziamento possono essere nazionali, regionali, locali, e poi c'è l'Europa, per la quale poi più avanti faremo un discorso a parte. L'entità delle risorse provenienti dai diversi ambiti, centrale, regionale e locale, dipende anche dall'organizzazione e dalla politica dei nostri Stati membri. Ovviamente nei paesi centralisti l'ambito di finanziamento centrale e quindi ministeriale e quindi statale ha un peso più rilevante rispetto ai paesi di origine, diciamo, di impostazione federalista, dove sono gli investimenti e le fonti di finanziamento di tipo locale e regionale a prevalere su quelle nazionali. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro per entrambe le forme di finanziamento: pro perché è un finanziamento, contro perché magari si dice, e molti studi lo testimoniano, che quei finanziamenti a livello locale sono più legati agli specifici bisogni, diverse situazioni geografiche, diversi patrimoni culturali nei diversi stati, nelle diverse localizzazioni. Ovviamente l'entità dei contributi di tipo pubblico, siano essi locali, regionali o nazionali, penalizza di fatto i paesi membri più poveri e il patrimonio culturale di quei paesi.
Quali sono i ruoli? I ministeri o comunque le amministrazioni centrali hanno il compito di coordinare le politiche, quindi anche i finanziamenti nell'ambito della conservazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, oltre a erogare direttamente fondi. Mentre invece le regioni o le amministrazioni locali assicurano l'esercizio delle funzioni di tutela e di promozione del patrimonio culturale locale, oltre ad avere la possibilità di erogare alcuni fondi a livello locale o regionale. Abbiamo parlato prima di Europa. L'articolo 3.3 che vado a leggere del Trattato di Lisbona stabilisce che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e assicura che il patrimonio culturale europeo sia salvaguardato e sviluppato. Ovviamente bisogna tenere sempre conto del principio di sussidiarietà che lascia all'Europa un potere decisionale limitato in materia di politica dei beni culturali, ma comunque l'Europa ha un'importante funzione nell'ambito dei finanziamenti ai beni culturali. Le politiche comunitarie, ma anche programmi e finanziamenti ad hoc sono stati stanziati negli ultimi anni e hanno previsto una notevole anche sviluppo per la futura programmazione, la programmazione che è già iniziata nel 2007-2013. Alcuni dati ve li voglio dare perché danno un quadro importante dell'entità dei finanziamenti europei. Nel 2007-2013 sono stati utilizzati 3,2 miliardi nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 2,2 miliardi per lo sviluppo delle infrastrutture e per i servizi culturali, altri 1,2 miliardi per il patrimonio rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e poi il 7° programma quadro che ha fornito comunque importanti contributi anche nel settore dei beni culturali. Quali tipi di finanziamento europeo possiamo utilizzare per promuovere e valorizzare i beni culturali? Senz'altro il Fondo Sociale Europeo, anche se come sapete il Fondo Sociale Europeo finanzia soprattutto azioni che sono volte a migliorare la produttività della forza lavoro e a sostenere le qualifiche e le competenze, e vedete quanto questo fondo sia importante anche nel settore dei beni culturali, in cui l'evoluzione, l'adeguamento delle competenze è un elemento fondamentale per lo sviluppo del settore stesso. Si pensi solo alla digitalizzazione delle opere e alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Anche il fondo di coesione è un fondo utilizzabile per il finanziamento dei beni culturali. È vero che il fondo di coesione finanzia principalmente le grandi opere e le infrastrutture, ma pensate a quanto questa trasversalità sia importante per la promozione di un territorio e dei beni culturali del territorio di riferimento. Oltre a questo ci sono altri programmi, per esempio nella programmazione 2014-2020 il patrimonio culturale può essere finanziato attraverso per esempio l'Horizon 2020, attraverso il programma Creative Europe, attraverso Europe for Citizens e ovviamente anche attraverso il programma Erasmus+. Questi sono ambiti di finanziamento ai quali possono accedere organizzazioni sia pubbliche che private, per cui magari possono riguardare voi giovani artisti che intendete creare un'attività, sviluppare un'attività nel settore dei beni culturali. Ovviamente quali idee possono essere finanziate? Si può accedere a tali finanziamenti avendo un'idea e un progetto chiaro in mente. Si pensi per esempio a Horizon oppure a Erasmus+, dove l'ambito del sviluppo, creazione, adeguamento delle competenze nel settore dei beni culturali è uno degli elementi strategici che può essere oggetto di finanziamento. In Erasmus+ è poi possibile sostenere la mobilità professionale degli artisti e penso che anche questo sia un arricchimento importante che può essere finanziato attraverso l'Europa e che può arricchire voi giovani artisti scambiando esperienze o facendo esperienze nei diversi paesi dell'Unione.
progetti di cooperazione, di networking nel settore, ma anche progetti che possono garantire l'accesso a nuovi mercati attraverso un'idea progettuale con delle fasi, delle azioni ben definite che possono essere realizzati sia nell'ambito di Horizon 2020 sia nell'ambito per esempio di alcune azioni di Creative Europe. Altre idee, l'ho già citata prima, la digitalizzazione delle opere d'arte e il miglioramento dell'accesso alla cultura con strumenti digitali. Progetti in questo senso possono trovare canali di finanziamento nei programmi che ho appena citato. Progetti anche volti a promuovere l'imprenditoria e nuovi modelli aziendali nell'ambito della cultura, sono idee progettuali che possono trovare linee di finanziamento in alcune delle misure dei progetti che ho sopra citato, fino ad arrivare a progetti legati al turismo culturale sostenibile o a progetti di mera conservazione o di ricerca e sviluppo nel settore dei beni culturali. Ovviamente molti di questi programmi richiedono un cofinanziamento, per cui le organizzazioni che intendono operare in partenariato e chiedere un finanziamento per un progetto, tra quelli che ho citato come idee ma anche altri, devono tenere in considerazione che parte, che può essere un 10% o un 20% o un 25% fino a un 50%, e questo dipende non solo dai programmi ma anche dalle diverse misure dei diversi programmi, deve essere messa dalle organizzazioni che formano il partenariato del progetto. Pensate bene che anche nell'ambito dei finanziamenti pubblici, alcuni dei finanziamenti statali o regionali prevedono un cofinanziamento e che per tale ragione magari si fa ricorso a cofinanziamenti da parte per esempio della Banca Europea per gli Investimenti o da altri istituti bancari che cofinanziano il finanziamento pubblico rivolto alla valorizzazione e promozione dei beni culturali. Tra gli strumenti finanziari dell'Unione Europea mi preme darvi questa notizia perché è una novità. C'è uno strumento finanziario nuovo che è in fase di preparazione, si chiama Technical Advisory Platform, è fatto dalla Commissione Europea insieme alla Banca Europea per gli Investimenti e al Consiglio d'Europa, e quindi prossimamente avremo un nuovo canale rispetto al quale poter accedere a finanziamenti nel settore culturale. Abbiamo parlato anche dell'importanza dei finanziamenti privati per la cultura. Il finanziamento privato è un investimento, è una donazione, è una spesa effettuata per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale che possono fare le persone sia fisiche che giuridiche. Le persone fisiche come fanno? Possono fare donazioni, possono effettuare altre forme di transazioni per valorizzare, promuovere, tutelare il bene culturale, oppure possono per esempio fare forme di finanziamento privato come per esempio le spese effettuate da chi è proprietario anche di un bene culturale sul bene culturale di cui è proprietario, e quindi questo potrebbe essere considerata una forma di investimento privato per la tutela del bene culturale. E poi ci sono invece le imprese o finanziamenti di enti non pubblici quali le fondazioni, soprattutto le fondazioni di origine bancaria. Le fondazioni di origine bancaria possono finanziare il patrimonio culturale attraverso due forme: o utilizzando le quote del proprio patrimonio e quindi effettuando un investimento sui beni culturali, un investimento di capitale sui beni culturali, come gli investimenti finanziari, come le partecipazioni azionarie, come fondi di investimento a valorizzare il patrimonio culturale, oppure programmi quali il community investing, oppure la partecipazione a iniziative comuni di investimento come per esempio le venture capital, oppure possono utilizzare le rendite del proprio patrimonio.
ed è questa, diciamo, la forma più diffusa in Europa. Per esempio l'erogazione di contributi a livello perduto attraverso il modello di granting, o il finanziamento di iniziative, di progetti ideati e gestiti direttamente dalle fondazioni stesse, il modello operating. In genere le peculiarità delle fondazioni bancarie sono quelle di attivare meccanismi che sono composti sia da finanziamenti di tipo granting sia finanziamenti di tipo operating, in modo tale di avere una possibilità di finanziare il patrimonio culturale sia con il proprio patrimonio sia con le rendite del proprio patrimonio. Poi c'è l'importante ruolo delle imprese. Si pensi solo che in Italia i contributi per il sostegno delle iniziative culturali ammontano a circa 2.500-3.000 milioni di euro l'anno. Come le imprese possono intervenire a supporto dei beni culturali, del patrimonio culturale? Attraverso le sponsorizzazioni, qui possiamo parlare di un vero e proprio legame sillagmatico tra i due soggetti, cioè tra l'impresa e il patrimonio culturale, nel senso che il patrimonio culturale riceve un vantaggio perché usufruisce di una forma di finanziamento, d'altra parte le imprese possono promuovere la propria, anche commercialmente, quindi c'è anche una funzione di marketing importante, la propria immagine sponsorizzando il bene culturale. Oppure ci sono delle erogazioni di tipo liberale, come per esempio le donazioni, anche se anche rispetto alle donazioni il ritorno di immagine per lo sponsor e il vantaggio commerciale sono sempre fattori rilevanti che spingono l'impresa a investire sul patrimonio culturale. Ovviamente le imprese sono spinte a operare in tal senso anche perché in Europa esistono incentivi fiscali per i soggetti giuridici che investono sul patrimonio culturale, come esenzioni ovviamente o agevolazioni fiscali. E quindi il legislatore ha fatto un po' leva sulla detraibilità e deducibilità fiscale per invitare il mondo delle imprese a supportare il nostro patrimonio culturale. Abbiamo iniziato parlando della crisi in questo periodo, e la crisi, come sapete, ha investito molto anche il sistema delle imprese, per cui negli ultimi 5 anni abbiamo assistito in Europa a una forte diminuzione dei finanziamenti privati al settore culturale, che si è sommata alla diminuzione della spesa pubblica sui beni culturali, e quindi questa situazione di crisi che ha investito i due settori, pubblico e privato, ha fatto sì che le forme di finanziamento anche integrate pubblico e privato siano state notevolmente ridotte. Sempre nel mondo delle imprese ci sono poi alcune forme di, possiamo dire, in-kind contributions, cioè le imprese non danno denaro direttamente, ma forniscono beni o servizi a tutela, valorizzazione, conservazione del bene culturale. Mi viene in mente un'associazione di architetti che fa gratuitamente, per esempio, un progetto di restauro di un bene culturale, piuttosto che un'impresa edile che mette a disposizione il proprio lavoro per restaurare un bene, oppure a un'industria grafica che fa il catalogo di una mostra. Ecco, queste forme sono altrettante forme di supporto al sistema culturale che vanno tenute in considerazione. È anche vero che dovremmo promuovere in questo momento di crisi anche le forme di autofinanziamento. Si pensi per esempio ai bookshops di un museo, o al fatto che una parte di un palazzo di rilevanza culturale possa essere affittato per eventi ad hoc. Certo, bisogna poi
poi tenere in considerazione il rischio di overcommercializzazione dei beni culturali, e quindi le forme di autofinanziamento, soprattutto in questo periodo di difficoltà, sono molto importanti, però va sempre tenuto in considerazione questo vincolo che va posto in primo piano. Siamo sempre di fronte al patrimonio culturale. Ci sono altri canali di finanziamento, per esempio in tutta Europa le lotterie possono destinare parte dei loro proventi al settore dei beni culturali. In Italia per esempio questo avviene con il gioco del lotto, oppure attraverso tasse di soggiorno, oppure attraverso lo sviluppo del crowdfunding, che è un sistema nuovo ma con potenzialità di sviluppo molto elevate. In breve cosa succede? C'è un progetto comune che viene condiviso da più soggetti, e questi soggetti attraverso la rete cercano di individuare forme di finanziamento e raccogliere finanziamenti perché quel progetto possa essere realizzato. L'utilizzo del crowdfunding è aumentato esponenzialmente in questi ultimi anni, e c'è da dire che esistono in tutta Europa dei portali dedicati proprio al crowdfunding o al funding raising, quindi anche questa può essere una forma nuova che può aiutare voi a sviluppare progetti nel settore dei beni culturali. Le conclusioni rapidamente: abbiamo visto crisi economica, crisi di finanziamenti, vincoli di bilancio, diminuzione di finanziamenti quindi sia nell'ambito pubblico che privato. È importante quindi fare dei piani strategici di finanziamento, trovare forme di sinergia più stringenti tra pubblico e privato, incrementare l'autofinanziamento e le forme innovative per individuare nuove forme di utilizzo e di reperimento dei fondi nel settore dei beni culturali. L'ultima notizia che volevo comunque mettere in evidenza è che il 30 agosto scorso la Commissione ha proposto al Parlamento europeo che il 2018 sarà l'anno del patrimonio culturale, l'anno europeo del patrimonio culturale. Questo servirà anche a mettere un po' di ordine anche nel sistema dei finanziamenti dei beni culturali, questo servirà anche a riflettere, ma senz'altro ci saranno possibilità di ulteriori canali di finanziamento sia in preparazione del 2018 sia durante l'anno dedicato all'Europa, al patrimonio culturale europeo. Quindi spero che questa nuova definizione dell'anno del patrimonio culturale possa sviluppare reti e individuare forme di finanziamento sia pubbliche che private, cercando di portare al settore dei beni culturali quelle risorse che il settore necessita per poter essere tutelato e valorizzato.